Litigio o discussione? Vecchio o antico? Direttore o dirigente? Smettila di confondere queste parole italiane. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vi mostrerò gruppi di parole che vengono spesso confuse da chi sta imparando l'italiano. Scopriremo insieme le loro differenze, quando usare una e quando usare le altre. Vedremo tantissimi esempi e, come sempre, alla fine del video ci sarà un esercizio di ripasso. Prendete carta e penna. Cominciamo subito con il primo gruppo di parole. Litigio, rissa, discussione, lite. Tutte queste parole riguardano uno scontro, ma ci sono delle sfumature di differenza. Una discussione, e forse la meno forte di tutte, è uno scambio di opinioni diverse tra due o più persone. Non è necessariamente negativa, può anche essere civile, costruttiva, ma chiaramente può anche essere tesa, accesa. Tra tutte queste, appunto, è la più neutra. Per esempio, abbiamo avuto una lunga discussione sul futuro dell'azienda. Semplicemente ci siamo riuniti, ognuno ha espresso la sua opinione, probabilmente erano tutte diverse, abbiamo cercato di trovare un accordo. Non necessariamente abbiamo litigato. Oppure, la discussione tra i colleghi è diventata molto animata. In questo caso significa che le cose sono diventate un po' più serie, ma ancora l'idea generale è piuttosto neutra. Una lite, invece, è un conflitto verbale più intenso di una discussione. Implica rabbia, parole dure, toni alzati. Si usa molto nella vita quotidiana, però rimane sempre nell'ambito delle parole, anche se ci sono molte parolacce coinvolte spesso. Marco e Giulia hanno fatto una lite terribile ieri sera. I vicini fanno sempre lite per il parcheggio. Immaginate la scena, due persone che vivono nello stesso palazzo e che vogliono lo stesso posto per parcheggiare. C'ero prima io, no, c'ero io. Un litigio, invece, è molto simile a una lite, ma ha un tono leggermente più formale e si usa spesso, ad esempio, in contesti legali o per indicare conflitti seri, prolungati, certamente più seri e più lunghi della lite per il parcheggio, per intenderci. Ma proprio come lite rimane sempre sul livello verbale. Il litigio tra le due famiglie dura da anni. Hanno risolto il litigio in tribunale. È una rissa. Una rissa è uno scontro fisico, non solo verbale. Coinvolge spinte, pugni, violenza. E in Italia è un reato penale. È scoppiata una rissa fuori dallo stadio. Due ragazzi
sono stati arrestati dopo una rissa in piazza. Di solito coinvolge più persone. Proseguiamo con il prossimo gruppo. Antico, vecchio, anziano. Quali sono le differenze tra queste parole che so che causano molta confusione tra gli studenti di italiano? Vecchio è la parola più generica tra queste. Significa che ha molti anni e si può usare per persone, oggetti, concetti. Però attenzione quando lo usate con le persone, perché potrebbe risultare un po' offensivo, poco elegante, poco gentile. Infatti preferiamo evitarlo con le persone, tranne se proprio vogliamo offendere, e lo usiamo spesso con ironia per noi stessi. Ad esempio, sono proprio diventata vecchia. Vado a dormire alle 9. Oppure, questa macchina è vecchia, devo cambiarla. Anziano, invece, si usa solo con le persone e indica qualcuno con un'età avanzata, ma in modo molto più gentile, rispettoso. Dunque, appunto, quando si parla di altre persone è certamente preferibile a vecchio. Mio nonno è anziano, ma ancora molto attivo. Bisogna sempre rispettare le persone anziane. Antico, invece, si usa per cose che appartengono a un'epoca lontana, che spesso hanno valore storico, artistico, culturale. Ricordate, non si utilizza con le persone. Roma è piena di monumenti antichi. Questa è una tradizione antica. Prossimo gruppo. Rispettoso, rispettato, rispettabile. Rispettoso descrive chi mostra rispetto verso gli altri. Dunque è un comportamento attivo. Io sono rispettosa, cioè tratto gli altri con rispetto. Per esempio, Luca è un ragazzo molto rispettoso con i suoi insegnanti. Rispettato descrive chi riceve rispetto dagli altri. È un participio passato. Dunque, qualcuno ottiene il rispetto di altre persone perché se lo è guadagnato. Con le sue parole o le sue azioni è riuscito a guadagnarsi la stima degli altri. Il professor Rossi è molto rispettato nella comunità scientifica. È rispettabile? Rispettabile significa degno di rispetto, cioè che merita rispetto per la sua reputazione, per le sue azioni, o ancora il suo comportamento, la sua posizione. Merita questo rispetto, ma non è detto che lo abbia. Per esempio, viene da una famiglia rispettabile, che ha una buona reputazione. Ha guadagnato una somma rispettabile, cioè una somma di denaro che merita rispetto. È molto dignitosa. Prossimo gruppo di parole. Capo, direttore, responsabile, dirigente. Cosa significano queste parole? Quali sono le differenze? Tra tutte, capo è la parola più informale, generica.
indica chi comanda, chi ha autorità. Si usa nella lingua parlata molto, ma anche in tanti altri contesti. Chi si trova in una posizione superiore e prende le decisioni per tutti. Il mio capo mi ha chiesto di finire il progetto entro venerdì. Chi è il capo qui? Direttore, invece, indica chi dirige un'organizzazione, dunque chi è a capo di un'organizzazione, un ufficio, una scuola, un giornale. È un titolo formale, preciso, usato solo in questi contesti che ho menzionato. Il direttore della banca ha approvato il prestito. La direttrice della scuola ha convocato una riunione. Responsabile, invece, è chi ha la responsabilità di un settore, un progetto o un'area specifica. Ma attenzione, non è necessariamente al vertice dell'azienda o dell'istituzione. No, ha una determinata responsabilità per un certo ambito, un certo settore. Maria è la responsabile del reparto vendite. Controlla solo quello. Chi è il responsabile di questo progetto? È dirigente? Dirigente indica un ruolo di alto livello in un'azienda o nella pubblica amministrazione. Si tratta di un termine molto formale ed implica valore decisionale importante in quei contesti. I dirigenti dell'azienda si riuniscono ogni lunedì. È un dirigente pubblico con molta esperienza. Prossimo gruppo. Cascare, cadere, inciampare. Attenzione a queste parole. Tra tutte queste, il verbo standard più comune è cadere. Cadere significa andare verso il basso, perdere l'equilibrio e finire a terra. Si usa per persone, per oggetti e anche in senso figurato. Il bicchiere è caduto dal tavolo. Psh. Sono caduta mentre correvo. Psh. O, in senso figurato, il governo è caduto dopo lo scandalo. Cascare è in realtà un sinonimo di cadere, ma più informale, colloquiale. Si usa molto nel parlato quotidiano e anche in alcune espressioni idiomatiche. Stai attento, non cascare. Caschi sempre nelle stesse trappole. Questa è un po' un'espressione idiomatica. Inciampare, invece, è diverso perché significa urtare un ostacolo con il piede mentre si cammina. Si può inciampare senza cadere. Capita spesso, no? Facciamo e poi continuiamo a camminare. O qualche volta il colpo è così forte che ci fa cadere. Ma l'inciampo è la causa. La caduta è la possibile conseguenza, che non sempre si verifica, ma solo qualche volta. Sono inciampata in un sasso, ma per fortuna non sono caduta. Inciampa sempre sul tappeto. Come vedete, questi gruppi di parole possono causare molta confusione tra chi sta imparando l'italiano, perché ci sono davvero delle
piccole sfumature di differenza che solo un madrelingua riesce a cogliere e che spesso i libri non menzionano. Ecco perché è molto importante fare pratica di conversazione soprattutto e parlare con i madrelingua. Ecco perché noi di Learnamo offriamo dei pacchetti di ore di lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. Il corso si chiama Italiano Intensivo, infatti ci sono delle ore intensive di lezioni che potete svolgere quando e dove volete, anche nel fine settimana, e la cosa importante, oltre all'estrema flessibilità degli orari, è anche il fatto che abbiate di fronte a voi una persona reale, che comprende la vostra difficoltà, che vi aiuta, vi sostiene, vi spiega queste sfumature di differenza che solo un madrelingua può cogliere e che non trovate da nessun'altra parte. Poi è molto bello perché si instaurano dei rapporti molto forti, delle belle amicizie in realtà, e vi sentite più a vostro agio nell'usare la vostra lingua con qualcuno che conoscete ormai bene. Quindi visitate questo link e date un'occhiata ai nostri pacchetti di italiano intensivo. E intanto noi proseguiamo con la prossima coppia. Sparire, scomparire. Sparire significa non essere più visibile, andare via improvvisamente. Ha un tono abbastanza informale e spesso suggerisce qualcosa di improvviso o misterioso. Le mie chiavi sono sparite. Il gatto è sparito da 3 giorni. E allora scomparire? In realtà scomparire ha lo stesso significato di base di sparire, ma è molto più formale, letterario. In più, attenzione, ha un significato speciale molto importante. È un eufemismo per morire. La nebbia è scomparsa con il sole. Il grande artista è scomparso ieri, che significa appunto è morto. Lo usiamo anche nei manifesti per annunciare la morte di qualcuno, come la famiglia annuncia la sua scomparsa, eccetera. Prossimo gruppo. Pozzanghera, stagno, lago. Una pozzanghera è una piccola raccolta di acqua che si forma per terra, di solito dopo la pioggia. È temporanea, prima o poi si asciuga, è piuttosto piccola. I bambini amano saltare nelle pozzanghere dopo la pioggia. Attento a quella pozzanghera, non bagnarti le scarpe. Uno stagno è una distesa di acqua dolce, ferma, non corrente, più piccola certamente di un lago. L'acqua in uno stagno è spesso poco profonda e ricca di vegetazione. È un elemento naturale permanente, dunque non come una pozzanghera. Nello stagno vivono rane e libellule. Vicino al bosco c'è un piccolo stagno. Lago, invece, è una grande distesa di acqua dolce, naturale o artificiale, circondata da terra. È molto più grande e molto più profondo di uno stagno. Il lago di Garda
è il più grande d'Italia. D'estate andiamo spesso al lago. Proseguiamo. Altra coppia. Scala, scalinata. La scala è la parola generica per indicare una serie di gradini che permette di salire o scendere. Insomma, per intenderci, scala è quella di una casa, di un edificio, ma anche quella portatile, pieghevole. Abito al 3° piano senza ascensore. Devo fare le scale ogni giorno. Mi serve una scala per cambiare la lampadina. Scalinata, invece, indica una scala grande, larga, monumentale, tipicamente all'aperto. Ha proprio un carattere grandioso, storico, decorativo. La scalinata di Trinità dei Monti a Roma è famosa in tutto il mondo. Abbiamo salito la scalinata della cattedrale. Prossimo gruppo di parole. Padre, padrino, patrigno. Ok, sappiamo tutti cos'è, o meglio, chi è un padre, no? È il genitore di sesso maschile. È la parola più formale perché quando chiamiamo nostro padre nella vita di tutti i giorni, di solito in italiano usiamo papà. Comunque quando parlo di lui dico mio padre, quando chiamo lui dico papà. Mio padre è nato a Bari. Patrigno, invece, è il nuovo marito della madre, che non è il padre biologico del figlio. Insomma, una coppia ha un figlio, dopo si separa, la donna, la mamma, sposa un altro uomo. Lui, per il bambino, è patrigno. Il loro patrigno è una persona molto gentile. Va d'accordo con il suo patrigno. È padrino? Dunque, padrino ha 2 significati principali. Innanzitutto, nel contesto della Chiesa, nel battesimo o nella cresima, è la persona che accompagna il bambino e si assume una responsabilità spirituale. Il mio padrino di battesimo è zio Luigi. Oppure, nel linguaggio della mafia, è il capo, come il famosissimo film Il Padrino. A proposito, chi di voi lo ha guardato, fatemelo sapere nei commenti. Secondo me è uno dei film più belli che io abbia mai guardato. Prossimo gruppo. Iniziare, cominciare, avviare, far partire. Iniziare e cominciare sono proprio sinonimi perfetti. Potete usarli in modo intercambiabile in base alle vostre preferenze. Entrambi significano dare avvio a qualcosa. Il film inizia alle 20. Ho cominciato a studiare italiano 1 anno fa. Avviare, invece, significa mettere in moto qualcosa che richiede un processo, un'organizzazione, un meccanismo e si usa per attività, imprese, ma anche motori, procedure. Ha avviato una nuova attività commerciale. Avvia il computer, per favore. La polizia ha avviato un'indagine. E far partire? Far partire è
più informale e concreto. Si usa spesso per macchine, apparecchi, motori, ma anche eventi, però in modo molto molto colloquiale. Non riesco a far partire la macchina stamattina. Dai su, facciamo partire la musica. Com'è andata? Le conoscevate tutte? Siete pronti per un esercizio di ripasso? Prima però volevo ricordarvi che se questo video vi è piaciuto, ho realizzato un altro dello stesso stile con altre parole che creano confusione e che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione, se vi piace questo stile appunto. E vi ricordo anche che sul nostro sito web learnamo.com potete trovare la spiegazione scritta e dettagliata, più approfondita del contenuto di questo video e di tutti gli altri video. Potete andare direttamente nella sezione lezioni, sulla barra di ricerca potete digitare quello che state cercando e subito vi apparirà l'articolo dedicato, al termine del quale ci sono gli esercizi interattivi e un podcast per scaricare e ascoltare quando e dove volete. E adesso mettiamoci alla prova. Io vi darò delle affermazioni e voi dovete decidere se sono vere o false. Una rissa è uno scontro solo verbale, senza contatto fisico. Vero o falso? Si può dire una persona antica per indicare una persona molto vecchia. Vero o falso? Una persona rispettosa è una persona che mostra rispetto agli altri. Vero o falso? Inciampare significa cadere a terra. Vero? Falso? Una pozzanghera è più piccola di uno stagno. Vero? Falso? Una scalinata è una scala grande e monumentale, spesso all'aperto. Vero o falso? Il patrigno è la persona che accompagna il bambino al battesimo. Vero o falso? Tra poco vediamo le soluzioni, vi lascio ancora un po' di tempo per pensare e vi ricordo che noi di Learnamo abbiamo un regalo speciale per voi Learnamici. E già, abbiamo preparato questo libro, questo libricino per voi, chiamato Perché si dice, che analizza un po' l'origine di alcune parole, alcune espressioni italiane molto interessanti perché riguardano altri stati, altre città. Ad esempio, perché si dice fumare come un turco? Quindi vi do non soltanto la definizione, ma anche la spiegazione e quindi dell'origine dell'espressione. O perché si dice un ambaradan? Quindi scaricatelo gratuitamente a questo link. E adesso vediamo invece le soluzioni dell'esercizio. Una rissa è uno scontro solo verbale senza contatto fisico. Falsissimo. C'è contatto fisico e come? Molto violento. Si può dire una persona antica per indicare una persona molto vecchia. Falso. Si può dire anziana, ma antica no, è solo per oggetti. Una persona rispettosa è una persona che mostra rispetto agli altri. Vero. Inciampare significa cadere a terra. Falso. Inciampare significa colpire un ostacolo, poi non si sa se si cade o no, dipende. Una pozzanghera è più piccola di uno stagno. Beh, sì. Proprio come uno stagno è più piccolo di un lago. Una scalinata è una scala grande e monumentale,
spesso all'aperto. Certamente. Il patrigno è la persona che accompagna un bambino al battesimo. No, quello è il padrino, non il patrigno. Il patrigno è l'altro marito di tua madre. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere se conoscevate già queste parole e fatemi anche sapere se volete più video come questo, perché mi farebbe molto piacere realizzarli. Se vi è piaciuto questo, intanto fatemelo sapere lasciando tanti mi piace che ci aiutano molto con l'algoritmo e iscrivendovi al canale se ancora non lo avete fatto. Seguite Learnamo su tutti i social, non dimenticate di dare un'occhiata ai nostri pacchetti di italiano intensivo se volete portare il vostro italiano al livello più avanzato. Noi ci rivediamo prestissimo in un nuovo video.